Ciao a tutti, oggi sono a bordo della nuova ammiraglia di Pershing, il nuovo GTX 116. Questo yacht è motorizzato con 3 motori MAN da 2000 cavalli, accoppiati a 3 idrogetti. Il centrale ha la funzione di booster e i laterali hanno anche la funzione direzionale. Questo yacht è pensato per una velocità di crociera di 29 nodi e una massima di 34 nodi. Il vantaggio grande degli idrogetti è quella di avere, se ben progettati, la massima efficienza per questo range di velocità. Oltretutto ha un pescaggio inferiore e quindi siamo sotto al 1,5 metri di pescaggio. Chiaramente ha anche una riduzione di vibrazioni notevole rispetto all'utilizzo della tradizionale linea d'asse. Deve essere molto emozionante stare ai comandi di questo yacht. È un nuovo yacht che presenta delle novità incredibili. La novità che mi ha colpito tantissimo è che è un yacht asimmetrico. Sul lato dritto la barca è wide body, mentre sul lato sinistro ha un camminamento laterale che conduce da poppa verso prua. Ma la cosa veramente unica è che lo yacht sembra da fuori simmetrico, invece è uno yacht asimmetrico, grazie a queste potenze che collegano la barca da poppa a prua. Il progettista Fulvio De Simoni è riuscito a conferire a questo yacht una linea molto nuova, slanciata, perché si percepisce che è una barca veloce, ma allo stesso tempo questo yacht è pensato per quegli armatori che vogliono la perfetta alchimia tra comfort, velocità e spazi. Abbiamo dei pezzi unici che vi andrò a mostrare, ad esempio ci sono delle parti che sono state stampate in 3D, quindi sono stampate sono volumi unici. E questo yacht è costruito in GRP, composto da fibra di carbonio e resina vinilestere, a differenza degli altri Pershing che invece sono costruiti con la resina epoxy. Per quanto riguarda tutta la serie X, l'armatore ha la possibilità di customizzare il layout, per cui è possibile configurarlo secondo le esigenze dell'armatore. Ad esempio la prua ha su questa barca una jacuzzi, ma è possibile fare tutta un'area prendisole. Questo Pershing, a differenza degli altri Pershing, ha un'area di poppa molto molto ampia, una zona beach club vera e propria, da cui si possono varare un tender di più di 5 metri e una moto d'acqua che sono riposti sotto al prendisole. Guardate che bello come si chiude lo specchio di poppa. Questa gruetta permette una grande flessibilità per la movimentazione del tender e dei giochi, come moto d'acqua e sea bob. L'area esterna qui a poppa è a stretto contatto con il mare. Il grande prendisole domina infatti l'area della spiaggetta. Più verso prua troviamo un comodo tavolo esterno riparato dal sole e un wet bar. Una soluzione molto funzionale, quella di avere un day head esternamente qui a poppa. All'interno del main salon ci accorgiamo immediatamente della genialità di Fulvio De Simoni e Pershing dietro il layout di questo modello. Il main salon è fondamentalmente diviso in 2 aree, la zona dining e la zona conviviale di relax e area TV. Se guardate sul lato sinistro, lo yacht mantiene un passavanti esterno praticamente impercettibile guardando la barca di profilo. Mi piace molto che questa immensa vetrata sia apribile, permettendo di godere così di questo spazio anche con tanta ventilazione naturale. Inoltre la murata in questo punto è abbattibile e si trasforma in un balcone sul mare. L'accesso alla cucina avviene sia attraverso la timoneria che attraverso la zona dining.
La timoneria è organizzata molto bene, con questa poltrona centrale da cui il comandante può tenere facilmente tutto sotto controllo. Qui è quasi tutto digitale, attraverso schermi touchscreen per attivare le varie utenze e monitorare i vari livelli. Dal lato dritto della timoneria, proprio davanti alla cucina, si accede anche alla zona equipaggio, che ha 3 cabine e una dinette a loro riservata. Andiamo a scoprire le cabine ospiti. Scendendo queste scale troviamo un altro dei head, che si aggiunge a quello che avevamo già visto all'esterno di poppa. Siamo nella cabina armatoriale che è a tuttoballio e trovandosi a poppa sfrutta la massima larghezza di questo yacht. Che io mi ricordi, Pershing è stato tra i primi cantieri ad utilizzare le grandi finestrature sulle murate, che regalano così tanta luce agli interni. Mi trovo nel bagno armatoriale del lato dritto, perché questa cabina ha 2 bagni che sono in comunicazione attraverso la doccia. Queste sono le 2 cabine VIP identiche tra loro. Lo stile che contraddistingue questi interni è l'uso di colori chiari alternati a quelli scuri, con rifiniture molto ricercate. Quello che mi piace molto è che c'è veramente tanta luce. Non dimenticatevi che siamo su uno yacht di 116 piedi. Questa è la cabina doppia, dotata ovviamente del suo bagno. Andiamo a prua. Ora vi mostro il sorriso di prua. Questo volume e questa parte sono realizzati con la stampa 3D, così come le griglie esterne per la ventilazione della sala macchine. Questo è il flybridge. Immagino che un armatore che vuole timonare la sua barca lo farà molto spesso da qui, in pieno relax, con il piacere del vento sul viso e anche grazie a questo bel T-top che nasconde un altro mobile bar. Ora vi porto in sala macchine. Una cosa che mi piace sottolineare, che ho notato, è che anche se gli spazi della sala macchine non sono molto grandi, questo per cercare di ottimizzare gli spazi dell'area di poppa esterni, sono riusciti a vincere la sfida di gestire al meglio gli spazi. All'ingresso di questo lazzaretto che porta alla sala macchine troviamo i comandi di tutti gli impianti. Attraverso questa porta si entra nel cuore di questo yacht, perché questo è un Pershing, una Ferrari GTO sportiva del mare. Questo yacht è dotato di 2 stabilizzatori Seakeeper